Salve a tutti, questa è la prima puntata della serie Terraforte, Voci di chi resiste. In questa serie sarà mia intenzione raccontare in breve le esperienze di vita di persone che hanno deciso di rimanere in Sicilia, nonostante ingenti sacrifici e scelte di vita non comuni. Desidero iniziare questo nuovo percorso con un'intervista che ho avuto il piacere e l'onore di condurre per il documentario Un giorno a Fontana Murata, realizzato nel 2022. La persona intervistata è Ambrogio Vario, un imprenditore agricolo che ha deciso appunto di rimanere in Sicilia, affrontando spesso una vita difficile, prendendo delle decisioni che non tutti avrebbero saputo prendere in situazioni come la sua. Adesso mi rivolgo a te, Ambrogio. Ci hai lasciato alcuni giorni fa. Desidero con tutto il cuore rivolgerti questo piccolo tributo per ringraziarti di quello che hai fatto, tu insieme alla tua splendida moglie Rosa, per la mia famiglia, soprattutto in un momento molto delicato di cui soltanto in parte sei stato testimone. Però non hai esitato un attimo ad accoglierci, come hai fatto con tutti coloro che sono venuti negli anni a Fontana Murata. Ma ho deciso di riprendere quella vecchia intervista del 2022 anche per l'amore che ci accomuna nei confronti della nostra terra, la Sicilia. Adesso, Ambrogio, prega per noi da lassù. Non ti dimenticherò mai. Io ho investito tutta la mia vita in questa realtà perché anche se fisicamente non sono nato in questo posto, lo sento parte di me. Aver scelto di vivere in campagna non è stata una scelta forzata o condizionata, è stata una libera scelta proprio perché qui mi sento a mio agio, posso esprimere appieno la mia passione che è per l'agricoltura, per la coltivazione naturale dei prodotti, la cura degli animali, perché gli animali ovviamente implicano un impegno giornaliero costante. Quindi anche se io mi allontano un poco da Fontana Murata, la mia testa è sempre qui perché penso ai cani, ai gatti, alle galline, alle pecore, agli asini. Non vivo la campagna in solitudine, anzi, la vivo con molte belle persone che vengono qui a trovarci per condividere del tempo insieme e confrontarci su quelle che sono le tecniche di coltivazione naturale. Non utilizziamo ovviamente fitofarmaci o concimi chimici, ma letame con l'humus di lombrichi e ci accontentiamo di quello che la terra rispettata ci offre con abbondanza, con gusti ormai dimenticati ma che vengono valorizzati proprio dalla coltivazione naturale della terra. Questa fattoria è diversa dalle altre perché io la definisco a porte aperte, cioè le persone che vengono qui chiedono il permesso per entrare, ma una volta che entrano fanno parte della nostra famiglia. Vivere in questa realtà in compagnia di giovani, soprattutto interessati alle problematiche agricole, alle coltivazioni naturali, per me è un privilegio, perché posso sensibilizzare alla sana alimentazione gli altri che magari non conoscono determinati meccanismi condizionati dalle multinazionali. Lo reputo un privilegio perché nelle discussioni facciamo formazione, quindi uno scambio che avviene naturalmente.
tempo ha un valore inestimabile. Forse l'unica ricchezza che abbiamo è il tempo, che passa, purtroppo direi velocemente, ma sta a noi poi soffermarci e vivere il momento con grande intensità, soprattutto con il rapporto con le persone, con le piante e con gli animali. Le giornate a volte volano, ma lasciano sempre qualcosa di positivo, di bello, da riflettere, da pensare prima che ci si addormenti. Mi reputo fortunato di essere nato in questa terra e ne sono orgoglioso di essere siciliano.